Ciao a tutti, oggi siamo in esterna perché dentro fa caldo, allora mia moglie mi ha cacciato fuori a me tutti i miei pentolotti. Minestrone, chi è che ha detto che non si può mangiare il minestrone d'estate? Si può, come anche perché d'estate che ci sono tutte le verdure migliori, belle fresche. Queste qui le ho appena tirate su dall'orto, ho messo su anche il sugo, ho fatto il pesto, tutta la mattina che lavoro. Faccio vedere come fare un bel minestrone fatto bene, estivo. Prima cosa mettiamo su una bella pentola con un bel fondo, un po' alta, ma se l'avete bassa mettetela bassa, comunque deve essere un po' spaziosa, poi dipende quanti quintali di minestrone dovete fare. D'estate si mangia tiepido il minestrone, quasi freddo, ma dopo vi faccio vedere perché è una cosa che a me piace tantissimo. Scelta delle verdure, faccio un soffrittino, ma se volete farlo senza soffritto, fatelo senza soffritto. Mi raccomando, il minestrone lo facciamo, poi lo serviamo in una maniera molto particolare, assolutamente estiva. Facciamo un soffrittino con... userò porri, sedano e carote. Allora, pentola sul fuoco, un po' di olio extravergine che incomincia a scaldarsi. Mi raccomando, scegliete una pentola bella spessa, se poi è di coccio meglio ancora. Fuoco! Allora, io faccio un soffrittino, però non è assolutamente necessario farlo. Se volete potete mettere su tutto quanto a fresco direttamente dentro nella pentola. Userò del porro per fare il soffritto, del porro, un po' di sedano e una carota. Ecco, adesso non vi faccio vedere che lavo le verdure, ovviamente devono essere belle lavate. La grandezza del taglio potete fare un po' come preferite, però io la faccio grande come poco più di un pisello, ecco, una cosa media che va bene per tutto. Quindi dentro il porro, se non avete il porro va bene la cipolla. Sedano abbondante, nel minestrone sta bene. Naturalmente le verdure scegliete quelle che volete, fatelo secondo i vostri gusti. Io vi faccio vedere come le faccio con i miei, ma soprattutto utilizzo le verdure che ho nel giardino. Voilà, pronto anche il mio sedanuccio. Carotina va pelata, carotina, cubettini anche lei. Tenete conto per la grandezza delle verdure che devono avere lo stesso tempo di cottura, quindi magari la carota un po' più piccola, il fagiolino lo tagliamo ancora più piccolo e magari le zucchine si possono tagliare più grandi, ecco. Carotine in pentola, via. Allora, sbucciamo anche i fagioli borlotti freschi, se avete quelli in scatola usate quelli in scatola, però d'estate fagiolino borlotto è fantastico. Certo che se qualcuno mi aiutava a sbucciarli, ne era panella. Di fagioli pronti, via, dentro anche loro. Vedete? Questo sistema di mettere sulla pentola, aggiungere gli ingredienti uno alla volta, intanto che gli stessi si stufano, si soffriggono per bene, belli, fa sì che non smette mai di bollire e il minestrone si avvia perfettamente. Questo sistema prende un sapore che è pazzesco. Ci metto i fagiolini, vedete? Fagiolini, i cornetti dell'orto, via la testa, via la coda, hanno il cornetto, va tolto via e se poi hanno il filo duro bisogna tirare via anche quello. Mi raccomando, tagliamo a pezzettini piccoli. Ed è una bella zucchina, zucchine lunghe, zucchine tonde, zucchine quadrate, quello che volete. Io ho usato queste qua tonde perché sono più saporite secondo me, sono belle polpose poi. Zucchina a bordo. Ho raccolto anche dei bei pomodori stamattina, però io non metto il pomodoro nel minestrone perché non mi piace e non ci metto neanche le patate, metto altre cose midose che adesso vi faccio vedere. Sale a questo punto, pepe, a piacere, se volete metterci peperoncino, se volete metteteci lo zenzero, se volete metteteci dentro la suocera, mettete dentro quello che volete. E poi acqua fino a coprire le verdure. Ecco, ancora un goccino di acqua e fino a coprire per almeno 1 centimetro le verdure e ci metto ancora un pizzichino di sale perché prima ne avevo messo davvero poco. Nel minestrone, per addensare, per dare sapore rotondo e per non mettere le patate, io ci metto dei piselli secchi decorticati che hanno più vitamine, più proteine, meno calorie e non fanno ingrassare e sono molto buoni. Una bella manciata, ma anche 2.
Poi ci metto anche le lenticchie. Le lenticchie non possono mancare nel mio minestrone, naturalmente se vi piacciono, poi potete aggiungerci anche le fave, ci potete aggiungere i broccoletti, mettete dentro un po' quello che volete. Non può mancare il prezzemolo. Io il prezzemolo lo metto in cottura perché rilascia bene il suo sapore nel minestrone, va bene, però se volete metterlo alla fine mettetelo alla fine. Invece il basilico quello no, quello assolutamente, vi faccio vedere dopo alla fine. Vado. Prezzemolin, erborin come si dice dalle mie parti, o putrusino, ecco qua, prego. Ok, abbiamo iniziato tutto. Appena inizia a bollire, regolate ancora l'acqua, perché magari le lenticchie, i piselli disidratati sono cose che assorbono più acqua, lì dipende un po' dalla verdura. Tenete sempre quel livello di 1 centimetro sopra le verdure. Quando bolle abbassiamo un pochino il fuoco, mettiamo il coperchio, classico minestrone, lo lasciamo cuocere per un'ora e mezza, circa un'ora e mezza sarà sufficiente. È pronto signori, ci ha messo poco più di un'ora. Vediamo. È uno spettacolo. Adesso vi faccio vedere come si impiatta un minestrone tiepido. Il protagonista di questa zuppa sicuramente è il basilico, ma naturalmente potete fare come preferite. Qui io un paio di foglioline, 2 o 3 foglioline ce le metto dentro crude, spezzate con le mani. Ecco qui. Naturalmente se non vi piacciono mettere olio non ne metto adesso perché lo metto dopo, se no va a finire che lo mettiamo 6 volte l'olio. Basilichino che dà un bel profumino bello fresco estivo al nostro minestrone. Intanto si intipidisce un po'. Ecco qua. Questo lo potete preparare anche un'ora prima di mangiare, però lasciate un po' lì nelle tazze che si raffredda, si intipidisce. Ecco qua, che bello, mamma, che meraviglia, adesso me lo vado a mangiare io questo. Ecco qua, il nostro minestrone si è intipidito, ora noi gli mettiamo una foglia di basilico, o di prezzemolo, o di origano, o di maggiorana, di timo, quello che volete. Poi gli mettiamo sopra una cucchiaiata di pesto. Se volete potete metterci anche una dadolata di pomodorini conditi, come quelli della bruschetta. Vedete voi, però nel minestrone estivo tipido il pesto, ragazzi, è qualcosa di fantastico. E sopra e questo creerà delle stradine, delle scie di freddo che saranno molto piacevoli.